Mamma mia che smartphone veloce, anzi lasciatemi dire velocissimo. Oggi vi racconto di questo GT7 di Realme. Sì, anch'io sono un po' confuso dal fatto che le aziende tendano a lanciare smartphone della stessa famiglia con mesi di distanza. Fatto sta sì che mesi fa è uscito il Pro, adesso esce la versione, diciamo, chiamiamola base, assieme però a una spettacolare Dream Edition. Vi racconto tutto all'interno di questo video. Se non l'avete mai fatto, supportateci iscrivendovi al nostro canale e attivando la campanella delle notifiche. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing e attenzione, sarà un bellissimo unboxing, ma ve lo dovete andare a guardare sul video pubblicato sui social, perché lì trovate l'unboxing completo della Dream Edition, ovvero della versione che ho qui accanto a me, quella in collaborazione con Aston Martin Formula One Team. All'interno però dello smartphone classico abbiamo il cavo USB-C, USB-A, la coverina, quella nera in silicone, devo dire comunque piacevole, ma la confezione, il contenuto della confezione di questo, che è il Dream Edition, è completamente altra storia. Sì, dentro c'è anche l'alimentatore a 120 watt, cosa che non c'è nella versione standard e in praticamente quasi nessun altro smartphone, ma ci sono anche tutti degli accessori personalizzati Aston Martin Formula One Team, che merita assolutamente assolutamente di essere visto. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo a scoprire questi smartphone partendo dal design e dalla qualità costruttiva. Ed eccolo qua, quindi guardiamolo un po' più da vicino. Questa è la variante base, questa è la variante Dream Edition, a cui dedicheremo un capitoletto più avanti all'interno di questa recensione. Rispetto al fratello Pro, allora, il design è riconoscibilmente lui, si somigliano tantissimo. Il blocco fotocamere, il rettangolo del Pro è ancora un po' più grande, ma siamo lì. Lo spessore però è ridotto, 8,3 mm, è molto ridotto il peso, 206 grammi, le altre dimensioni sono 162,4 x 76 mm e questo è possibile grazie al fatto che questo smartphone è realizzato in plastica, un'ottima plastica. Questa sul retro io la potrei toccare tantissime volte, 1000 volte e continuerebbe a ingannarmi nel poter essere tranquillamente plastica. Tra l'altro non trattiene per niente le impronte, mi piace molto questa variante azzurrina con i dettagli rossi attorno al blocco fotocamere e anche il tasto di accensione che è rosso. Non rinuncia però alla resistenza ad acqua e polvere IP69, quindi super resistente, uno smartphone che, devo dire, questo è il design pulito e futuristico, se vogliamo, non futuristico, moderno, futuristico non è la parola adatta, ma moderno assolutamente sì, che mi piace. Secondo me questo è proprio un prodotto bello, semplice ma bello. Questo è un prodotto che dal punto di vista estetico, devo dire, vi deve piacere per tantissimi motivi, che poi vi racconterò dopo, ma comunque non è per niente un brutto telefono, ma ne riparleremo appunto nella parte dedicata. In mano rimane uno smartphone non compatto, è comunque uno smartphone dalle dimensioni abbastanza generose, lo rivedremo poi dal punto di vista del display, ma c'è un gigantesco ma e ne parleremo quando parliamo della batteria. Scelta coraggiosa ma secondo me azzeccata quella del processore di questo Realme GT7, ma non è l'unica cosa di cui parleremo in questo capitolo dedicato alla scheda tecnica. Parliamo allora della scheda tecnica, mettiamolo da parte. Questo smartphone fa una scelta coraggiosa, l'azienda collabora con MediaTek per avere per la prima volta il Dimensity 9800E a 4 nanometri, octa-core da 3.4 GHz all'interno di uno smartphone, è la prima volta che lo vediamo e si tratta di un processore estremamente potente. Sono tornato a installare i benchmark perché volevo veramente capire di cosa parlavamo e siamo nella fascia dello Snapdragon 8 Gen 3, quindi siamo veramente nella classifica top dei processori in termini di prestazioni. Immortalis G720 la GPU, 12 GB di RAM o 256 o 512 GB di memoria interna, ma poi riparleremo anche della versione Dream Edition. E poi ancora connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, chip NFC che funziona a 360 gradi, supporto eSIM, supporto Dual SIM e lettore di impronte digitali che è ottico,
all'interno del display che è veloce e preciso. All'interno però tra l'altro c'è una piccola scrittina, dov'era? Eccola qua, era qui, dove c'è scritto Graphene. C'è una tecnologia chiamata Ice Sense Graphene Design, credo una roba del genere, che vuol dire una cosa, che dentro c'è una camera di vapore da 4000 mm quadrati che gli permette di raffreddarsi molto velocemente, disperdendo il calore in modo molto intelligente, e vi garantisco che l'ho provato ed effettivamente anche con i benchmark, ma soprattutto durante esperienze vere, quindi gaming ad alti dettagli, lo smartphone diventa tiepido ma non diventa mai ustionante. Con i benchmark, quelli più stressanti, diventa più caldo, ma vi garantisco non quel caldo preoccupante che dite vabbè adesso inizierà a sciogliersi. E in termini di prestazioni lo rivedremo quando parliamo di software. Questo smartphone è veramente velocissimo, è la cosa che più mi ha impressionato, è velocissimo, velocissimo come una Aston Martin direi io, ma vabbè non lo dico perché è una cosa un po' da boomer, però veramente veramente veloce. E ora parliamo dello schermo, che è da ben 6.78 pollici, ma soprattutto è piatto e ha una luminosità di picco di ben 6000 nit, che sicuramente serve, diciamo, a gonfiare un po' la scala tecnica, ma racconta comunque di un bel display. Ora vi dico tutto. Il pannello è un grande 6.78 pollici di diagonale, bellissimo questo sfondo animato, veramente molto, molto delicato, cioè se lo guardate così distrattamente non vi sembra neanche animato, poi lo guardate e vedete questa aurora boreale, vabbè, riparleremo del software. Dicevo, 6.78 pollici e apro il Play Store così vi faccio vedere i bordi estremamente ridotti di questo pannello. È un 1264x2780 pixel, quindi più del Full HD, circa un 1,5K di risoluzione, 120 Hz, ma non LTPO, quindi non c'è la scalabilità, quella fluida fra 1 e 120, ma solo fra 60 e 120 e con scaglioni molto precisi. Fatto sta che funziona bene e si adatta molto bene perché l'esperienza di utilizzo è veramente di una fluidità spaventosa. È un AMOLED, è completamente piatto, c'è una pellicola preapplicata che farà felice tutte le persone che non dovranno andarsi a cercare una buona pellicola da applicare, PWM dimming da 2160 Hz, HDR10 Plus e luminosità da 1600 Hz, scusate, 1600 nit massima e 6000 di picco, che è appena sotto i 6500, sempre di picco ovviamente, della variante Pro. In più funziona anche con le mani bagnate, questo display è veramente fantastico e secondo me è uno di quei casi in cui velocità, prestazioni e display vanno a braccetto, cioè nel senso il display è bello anche perché ci permette di apprezzare questa velocità e allo stesso tempo la velocità è apprezzabile anche grazie a questo bel display. Dal punto di vista software, Realme promette per questo smartphone 4 nuove versioni di Android, 6 anni di patch di sicurezza. Diciamo che è un valore giusto in questa fascia di prezzo, diciamo non arriva ai 7 anni dei super top. Ricordiamoci che c'è un'azienda Honor che di recente su questa fascia ha fatto un po' meglio, brava, ma bisogna riconoscere che 4 più 6 secondo me è esattamente quello che dovremmo aspettarci in questa fascia di prezzo. Ma adesso andiamo a scoprire cosa c'è all'interno. Ricordiamoci che partiamo da Android 15 e Realme UI 6. Allora, dal punto di vista software non ci sono grandissime novità. Le novità che ci sono principalmente dal punto di vista software. Se andiamo qui ci sono le classiche funzionalità di riepilogo AI, lettura ad alta voce, doc dei file, file recenti, la possibilità di aprire app in finestra, ridimensionarle, avete visto, mettere l'icona oppure dividere lo schermo, sempre tutto, l'avete già capito, con una velocità spaventosa. C'è una novità che è quella, proviamo ad andare su un sito, non lo so, un sito che potrebbe avere una data, non lo so, questo è disponibile ora, vabbè, un qualsiasi evento, un messaggio che contiene una data, qualcosa del genere, vediamo se questo ha una data, sì, vediamo se la becca, doppio tap sul retro e quello che succede è che si attiva questa analisi con questo effetto luminoso e aggiunge l'evento che stavate guardando al vostro calendario. Non so se qui adesso riesce a capire questa cosa, però ci sta pensando così tanto che sì, forse ci arriverà, ma eccolo lì, sì, l'ha fatto, no, è venuto ma poi non l'ha creato. Fatto sta che vabbè, questo non è un vero evento, ma se qualcuno vi chiede di prendere un caffè in chat oppure a un certo orario, un certo giorno, oppure siete davanti alla pagina di un festival, fate questa gesture e funziona. Non ha funzionato, giusto per dimostrarvi una cosa, che queste sono funzioni molto simpatiche, che sono pensate per una cosa molto specifica e pertanto le userete probabilmente
4-5 volte nella vita. Però alla fine è l'insieme di tutte queste cose, il tool di scrittura, eccetera, eccetera. C'è una modalità GT per massimizzare le prestazioni, c'è una modalità di gioco che poi vi farò vedere, ma nel complesso, tra l'altro, se andiamo qui nelle impostazioni, vediamo che c'è tante impostazioni di personalizzazione, anche l'Always On Display molto personalizzabile, tutta la gestione dei temi, le icone, eccetera, eccetera, personalizzazione dell'impronta, del lettore di impronte, delle luce board. Se andiamo qui c'è tantissimo di più, c'è il loop intelligente AI che vi permette tra di trascinare le cose di lato e di condividerle con app contestuali, il pianificatore AI, quello che vi dicevo, e tantissime altre funzioni. Io vado veloce perché non posso ogni volta rispiegarvi tutte le funzioni all'inizio, ma sono funzioni accumulate negli anni, un software molto maturo. Dal punto di vista di fotocamera abbiamo due sensori da 50 megapixel e uno un po' più piccolino, una 8 megapixel grandangolare. Le 50 megapixel sono una principale f1.88 e una zoom 2x f2.0 e poi frontalmente nel foro all'interno del display una 32 megapixel f2.45. Allora, andiamo nell'interfaccia di scatto, eccoci qua, e fotografiamo questo bellissimo Dream Edition. I tasti che abbiamo sono quelli della grandangolare, quella della 1x, 2x che è ottica e 5x che è interpolato. Tappando qui abbiamo una sorta di preset, se vogliamo, come se fossero non tanto dei profili, sono proprio dei preset per delle scene estremamente precise. E poi abbiamo la possibilità di andare a modalità video, la modalità AI Landscape, che è una novità, è specifica per fotografare i paesaggi, sostanzialmente fa risaltare un po' tutto all'interno dei paesaggi, i video che si possono fare addirittura in 4K 120, non dalla grandangolare, quelli addirittura bisogna scendere al Full HD, dalla 120 alla 120 fps solo la principale, a 60 anche la fotocamera zoom, e ci sono anche i video 8K. Non è il primo a fare a 120 fps, ma è uno dei pochissimi che nella fotocamera stock vi permette di selezionare 120 fps in generale. Andiamo a vedere come scatta le foto questo smartphone, e questo smartphone mi ha sorpreso. Devo dire, la variante Pro mi era piaciuta, ma c'erano comunque, diciamo, dei margini di miglioramento. Qui secondo me si è migliorato, le fotocamere non sono migliori di quelle del Pro, ma probabilmente è stato migliorato tutta la parte software, tutta l'elaborazione dell'immagine. Non sono tutte perfette, ce n'è qualcuna con un leggero bruciatino, quindi un bilanciamento delle luci alte migliorabili, una zoom che non è coerente nei colori con la foto non zoom. Poi c'è il fatto che la grandangolare da 8 megapixel è comunque da 8 megapixel, ma fra tutte le grandangolari da 8 megapixel, che secondo me 8 megapixel per una grandangolare sono pochi, è comunque buona. Fa pari comunque con la fotocamera zoom, che tra l'altro permette di fare anche delle simpatiche telemacro, anche se non è che metta a fuoco da vicinissimo, ma comunque diciamo fa un pochino colma l'assenza di una messa a fuoco automatica della wide per le macro, e fa dei bei ritratti, fa veramente dei bei ritratti. Nel complesso guardatevi le foto, scusate questo cambio di voce ma mi stava cascando l'Aston Martin Edition, guardatevi queste foto perché sono veramente, veramente buone, sono buone. Non dico super top, anche perché è proprio, ormai è la fotocamera quella cosa che distingue un top da un super premium, però, viste le premesse col Pro, sinceramente mi aspettavo qualcosina in meno e quindi sono positivamente colpito. Poi ci sono varie funzionalità AI, c'è una funzionalità AI che rimuove i riflessi delle luci, quindi un po' di flare, c'è quello che è appunto quello del landscape che vi ho fatto vedere apposta, poi addirittura c'è un'app apposta AI Studio che permette di modificare le foto usando dei crediti, non sono infiniti, con degli stili particolari, l'avevamo già visto anche sugli smartphone Oppo. Eccoci a testare la parte di gioco dove siamo a 120 fps con i dettagli grafici tutti al massimo, anche il ray tracing, attiviamo anche la modalità GT. Vi faccio vedere alcune funzioni interessanti. C'è qui assistente Pro AI, non funziona in questo gioco qui, ma per esempio in quelli che funziona vi permette per esempio di sapere, di essere avvisati quando magari un nemico sta arrivando dal lato. Carica bypass per bypassare la ricarica ma mantenere lo smartphone carico, comfort visivo degli occhi, controllo dei movimenti per attivare delle funzioni muovendo lo smartphone, e poi c'è anche skill consecutive che sostanzialmente sono le macro. Facciamo partire il nostro aeroplanino, alziamo anche il volume al massimo, è un buon volume da top di gamma, non da smartphone premium. Stiamo già subendo i primi attacchi, ma noi andiamo diretti verso il nostro avversario e vedete che siamo sui 100
20 fps stabili praticamente, e qui la nostra nave totalmente in automatico ha già abbattuto il primo nemico. Guardate i riflessi sull'acqua e il fatto che non perda neanche un frame. Stiamo per finire malissimo, quindi niente, la finiamo qui. Spariamo 2 colpi anche con la nostra nave, giusto per far vedere che in gioco questo smartphone è veramente una bestia. Questa GT Mod veramente dà il meglio su questo smartphone. La batteria ragazzi, questa è una di quelle specifiche che quando le leggi sulla scheda tecnica dici no vabbè, non ci credo, c'è una fregatura, lo smartphone sarà enorme, sarà pesantissimo, non sono davvero quelli. Ebbene, 7000 mAh di batteria. C'è qualcuno, ovvero Realme, che ha spinto al massimo la tecnologia silicio carbonio, mentre c'è chi ancora fa fatica e mette batterie da meno di 4000 mAh, qui ce n'è una da 7000. Incredibile. E senza rinunciare alla ricarica a 120 watt, che ricordiamoci una cosa, non è semplicemente abilitare una ricarica. I componenti per una ricarica così veloce occupano spazio. Devo dire che qui sicuramente ha fatto bene Realme a fare questo bordo un po' più piatto per recuperare un po' di spazio all'interno, ma batteria favolosa. Questo è uno smartphone che lo potete comprare, ci giocate un sacco di ore a 120 fps appunto e veramente vi porta comunque a fine giornata. Strepitoso, 2 giorni di autonomia con utilizzo medio intenso, veramente nuovo concetto di battery phone. Non c'è, attenzione, la ricarica wireless, ma c'è la ricarica bypass, come vi dicevo, quindi caricare lo smartphone mentre usate lo smartphone stesso per operazioni pesanti, quindi sostanzialmente senza andare a stressarlo di più con la ricarica. Ora è il momento di spendere 2 parole per questo Dream Edition. Strano il fatto che sia scelto di fare il blocco verde con le 3 fotocamere nere invece che il blocco interamente nero. Ci sono i dettagli, diciamo, oro. Questo è un verde oro qui tutto attorno. Questo è l'Aston Martin Green e la scocca è leggermente in 3D. Vedete, questa parte è più alta di questa laterale, che contengono una trama zigrinata, quindi ecco qua, che sostanzialmente va a richiamare le ali del simbolo Aston Martin. Anche il simbolo Aston Martin argentato è 3D e in questo caso non è in rilievo, ma è stato probabilmente, non so bene quale sia il termine tecnico, ma insomma scavato all'interno della cover. Veramente molto bello. Queste sono le differenze estetiche, tante differenze all'interno della confezione, ma andatevi a vedere il video sui social che dovrebbe andare online insieme alla recensione, dove potete vedervi l'unboxing, perché dentro c'è veramente un sacco di roba. Cosa cambia ancora? Cambiano le animazioni. Avete visto tra l'altro il simbolo di sblocco che ha praticamente il tasto start and stop, cambia lo sfondo, cambiano le icone, cambia l'animazione della modalità GT, cambia l'animazione di ricarica, cambia l'animazione di accensione, insomma una personalizzazione estetica, soprattutto esterna ma anche interna. Attenzione a una differenza fondamentale: questa è l'unica variante con 16 GB di RAM e quindi ancora più potente e ancora più veloce. E siamo quindi arrivati alle conclusioni che non possiamo tirare se non parlando ovviamente dei prezzi. Allora, partiamo dalla versione base, disponibile in 2 tagli di memoria, 12256 lanciato a 749 euro, ma scontato a 649 euro. Questo disponibile solo su Amazon. E poi niente, lo stavo poggiando, ma in realtà vi devo parlare sempre di lui, la versione da 512 GB di memoria interna, venduto solo nelle catene di elettronica a 799 euro, scontato a 729 euro, ma con in bundle l'orologio S2. E poi c'è lui, la Dream Edition in collaborazione con Aston Martin Formula One Team, venduto a 899 euro, che vi ricordo non c'è solo l'estetica, ma c'è anche la confezione e ci sono i 16 GB di RAM, anche lui con una promo. Sono state cambiate le carte in tavola, quindi registro una piccola clip direttamente dal Realme GT7 per il prezzo di questa Dream Edition in collaborazione con Aston Martin. Il suo prezzo è di 899 euro al lancio, in promozione in bundle con le cuffie Buds Air 7 Pro. Questo Realme GT7 mi è piaciuto come mi sono piaciuti pochi smartphone negli ultimi mesi. È veramente concreto. Delle mancanze ovviamente rispetto ai premium ce le ha, ma sono tutte mancanze secondo me assolutamente giustificate da un prezzo decisamente più basso, che con le promo è ancora più decisamente più basso.
ed è bello da utilizzare, il software è velocissimo, si fa tutto in modo super fluido, la batteria dura un'infinità, lo schermo è bello, è luminosissimo, riceverà tante versioni Android e anche la fotocamera alla fine comunque mi ha stupito. Questo smartphone Aston Martin è ovviamente per appassionati, anche se vi devo dire che questo colore l'avevo visto nei render e avevo detto sì, vabbè, lo conoscevo ovviamente, ma sopra lo smartphone ho detto vabbè, ok, verde. Avendolo qui è veramente un bellissimo verde e anche tutti i dettagli mi piacciono, ma ovviamente per quella cifra immagino che finirà in mano soprattutto agli appassionati di Formula 1. Grazie per essere arrivati fino a qui, se non l'avete mai fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, disclaimer finale, questi smartphone mi sono stati inviati da Realme che non ha visto questo video prima della sua pubblicazione, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.